Oltre alla funzione di delimitare la cellula, la membrana plasmatica ha la funzione fondamentale di regolare gli scambi in entrata e in uscita. Infatti la cellula è un sistema aperto che può scambiare con l'esterno sostanze ed energia. Le membrane biologiche si lasciano attraversare da alcune sostanze ma non da altre. Questa proprietà è detta permeabilità selettiva o semipermeabilità. Le sostanze attraversano la membrana in due modi: trasporto passivo, non richiede energia, e trasporto attivo, che necessita invece di un apporto di energia chimica mediante ATP. Per comprendere cosa si intenda per trasporto passivo o trasporto attivo, occorre far riferimento al gradiente di concentrazione. Con questa espressione si intende dire una differenza di concentrazione tra due luoghi. Il trasporto passivo riduce le differenze di concentrazione. Il trasporto attivo invece incrementa la differenza di concentrazione. È un movimento controgradiente. Esistono tre modalità di trasporto passivo: la diffusione facilitata e l'osmosi. La diffusione semplice è il passaggio di piccole molecole attraverso il doppio strato fosfolipidico. È molto veloce per le molecole idrofobiche perché sono solubili nei lipidi. Un esempio classico è il trasporto dell'ossigeno e dell'anidride carbonica. La diffusione facilitata invece riguarda generalmente o particelle cariche, quindi ioni, oppure molecole polari. In questo caso si parla di diffusione facilitata perché il movimento delle sostanze è facilitato da una proteina di membrana, una proteina che attraversa integralmente il doppio strato fosfolipidico. La proteina di membrana può essere una proteina canale per gli ioni o una proteina trasportatrice per le molecole polari. Questo tipo di trasporto è un trasporto specifico. La diffusione e la diffusione facilitata consistono nel movimento del soluto, mentre il movimento del solvente prende il nome di osmosi. Quindi l'osmosi è la diffusione dell'acqua attraverso una membrana semipermeabile. Questo tipo di trasporto si realizza quando la membrana è impermeabile ad alcuni soluti. L'acqua si muove secondo il suo gradiente e quindi da una soluzione diluita ad una soluzione concentrata. In un linguaggio più strettamente chimico si preferisce dire che l'osmosi è il movimento dell'acqua da una soluzione ipotonica ad una soluzione ipertonica. La soluzione ipotonica è quella diluita, la soluzione ipertonica è quella concentrata. Quando le due parti hanno raggiunto l'equilibrio, si dice che le due soluzioni sono isotoniche. Se una cellula è posta in un ambiente ipotonico, la cellula assumerà acqua dall'esterno, si rigonfierà fino addirittura a scoppiare. Se invece la cellula è posta in una soluzione ipertonica, la cellula perderà acqua e si raggrinzirà. La cellula vegetale ha un comportamento diverso a causa della parete cellulare. Infatti, posta in un ambiente ipotonico, la cellula assorbe acqua, diviene turgida, ma complessivamente mantiene la propria forma grazie alla parete cellulare che la contiene. La pressione interna alla cellula che preme sulle pareti cellulari prende il nome di turgore. Se invece la perdita di acqua è eccessiva, la membrana plasmatica si stacca dalla parete cellulare, provocando la morte della cellula se in tempi brevi non viene ristabilito l'equilibrio osmotico. Membrane of the cell. The plasma membrane surrounds the cell and separates the interior of the cell from its environment. This semi-permeable membrane is composed of a lipid bilayer. Phospholipids make up a large part of the membrane and form a bilayer. The structure of the bilayer is due to the tail-to-tail packing of the nonpolar hydrophobic tails, composed of two fatty acid chains, and the polar hydrophilic heads, composed of glycerol and phosphorylated alcohol. The lipid bilayer is 5 to 10 nanometers thick and is embedded with proteins. Some cell membranes also contain cholesterol. A plasma membrane contains different types of proteins which are specific to the particular function of the cell. These proteins also enable the cell to interact with its environment.
The entire structure of the plasma membrane can be described as a fluid mosaic model. The phospholipid bilayer has properties resembling fluids, and the differing proteins and their attachments on either side of the membrane resemble a mosaic. The plasma membrane is the gatekeeper of the cell, allowing certain substances in and out of the cell at certain times in certain amounts. Diffusion is a process in which substances move across a membrane from an area of high concentration to an area of lower concentration, or between areas of opposite electrical charges. This is called the electrochemical gradient. Small, non-charged particles, primarily gases such as oxygen and carbon dioxide, can diffuse through the plasma membrane by moving in between the phospholipids in the bilayer. However, the cell needs to control what enters and leaves, and so transport proteins aid in the selective movement of other molecules across the membrane without the input of energy. Through facilitated diffusion, larger molecules, polar molecules, and charged ions use channel proteins embedded in the bilayer. The transport of other substances requires a special carrier that will bind the substance on one side of the membrane, which triggers a conformation change in the protein carrier, causing it to release the substance on the other side. When the substance being moved across the membrane is water, the process is called osmosis. The cytoplasm of the cell, as well as the interstitial fluid, is composed of solutions. The solvent, usually water, moves across a semi-permeable membrane toward a higher solute concentration, consisting of various molecules or ions, until equilibrium of the solutions is reached. The plasma membrane contains proteins called aquaporins, which are specialized channels for the movement of water during osmosis. A cell in a hypertonic environment will have water move from the inside of the cell toward the higher concentration of solutes in the solution outside the cell. In a hypotonic solution, the concentration of solutes is higher inside the cell than the outside environment, so water will diffuse into the cell. When the solutions on either side of the membrane reach equilibrium, they are referred to as isotonic.